Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Come Grant Meadows stringeva il bordo della sua scrivania, fissava la busta di fronte a lui. Non aveva l'indirizzo di ritorno, solo il suo nome scritto con inchiostro nero, tratti decisi e deliberati che trasudavano scopo. Il contenuto della busta aveva fatto oscillare il suo mondo sul suo asse. Una fotografia granulosa scivolò dalla sua mano tremante sul piano di Mogano. Ritradeva sua moglie Cassandra con un uomo che non riconosceva, i due intrecciati in un abbraccio in un parco che conosceva troppo bene, il parco di Middlewoods. Era lo stesso parco dove avevano celebrato il loro 20° anniversario circondati da famiglia e amici. Il ricordo ora sembrava una crudele derisione. Per 30 anni Cassandra era stata la sua compagna, la sua confidente, l'asse della sua vita, e ora questo. Il battito di Grant rimbombava nelle sue orecchie mentre ripensava alle parole del segnalatore anonimo. Meriti di conoscere la verità. Queste foto sono solo l'inizio. Guarda più da vicino e troverai le bugie sepolte in bella vista. E così aveva fatto. Aveva passato notti insonni setacciando estratti bancari, tracciando i suoi comportamenti strani, le telefonate clandestine, le notti lunghe al lavoro e l'atteggiamento sprezzante. Non erano solo frutto della sua immaginazione, ma erano i fili del tradimento tessuti insieme in un arazzo di inganno. Grant gettò uno sguardo all'orologio, le 3:15 del pomeriggio. Cassandra non sarebbe tornata a casa fino alle 5 o giù di lì, diceva. Chiuse il suo portatile, rubando se stesso quel giorno. Avrebbe affrontato lei non con rabbia o disperazione, quelle emozioni lo avevano già consumato. No, oggi sarebbe stato diverso. Avrebbe lasciato che lei si esponesse e quando lo avrebbe fatto sarebbe stato pronto alle 3:45 del pomeriggio. Grant sentì il flebile ronzio dell'auto di Cassandra entrare nel vialetto. Non si precipitò a salutarla. Invece rimase seduto al tavolo della cucina, il suo bourbon intatto, il peso della prossima confrontazione gravemente sul petto. La porta d'ingresso si aprì cigolando e la sua voce entrò, tingendosi di sorpresa. «Grant, cosa ci fai qui?» Non alzò subito lo sguardo, lasciando che le sue parole rimanessero sospese nell'aria. Quando finalmente incontrò il suo sguardo, la vista confermò ciò che le foto avevano suggerito. Stava proprio dietro di lei un uomo più giovane con tratti decisi e occhi nervosi. Le sue scarpe lucide e il completo su misura gridavano avvocato, ma il modo in cui rimaneva vicino a Cassandra tradiva il suo disagio. «Cassandra», disse Grant con tono equilibrato, la sua voce calma nonostante la tempesta dentro di lui. «Che cos'è questo?» I suoi occhi si spostarono verso l'uomo, esitò, la sua compostezza lucida vacillando per la prima volta. «Questo è Ethan Callahan», disse, il tono asciutto. «Haek, un collega». Ethan fece un passo avanti estendendo la mano. «Signor Meadows, è un piacere conoscerla». Grant ignorò il gesto, fissando gli occhi di Cassandra invece. «Divertente», disse con voce tagliente. «Hai sempre insistito nel mantenere separati lavoro e casa. Cosa è cambiata?» Il colore le sbiadì dalla faccia mentre balbettava. «Grant, stai esagerando. Ethan e io stiamo solo lavorando a un progetto. Perché ti chiama Andra?» Grant la interruppe, la sua voce alzandosi. «In casa nostra hai sempre odiato quando le persone usavano il tuo nome di battesimo in modo così casuale. Cos'altro è cambiato?» Ethan si spostò scomodo, guardando Cassandra in cerca di guida, ma lei non offrì nulla. La sua facciata meticolosamente costruita stava crollando e Grant non avrebbe permesso che la ricostruisse. Grant Rose si alzò dalla sua sedia e fece un gesto verso il soggiorno. «Perché non ci sediamo tutti? Preparerò delle bevande, abbiamo molto di cui parlare». Cassandra annuì esitante, i suoi movimenti rigidi mentre si posava sul bordo del divano. Ethan la seguì, sebbene sembrasse che preferisse essere altrove. Grant prese il suo tempo in cucina, cloccando deliberatamente i bicchieri e versando le bevande con precisione. Aveva bisogno che sudassero.
Quando tornò, porse a Cassandra il suo solito merlot e posò un bicchiere di birra economica davanti a Ethan, prendendo il suo posto con un bicchiere di bourbon. Grant alzò il bicchiere in un brindisi fittizio all'onestà. «Onestà», disse con tono gelido. Ethan esitò, sollevando il bicchiere alle labbra. Nel momento in cui prese un sorso, disse: «Quest'orzo ha un sapore strano». Grant sorrise sarcasticamente. «È Blue Ribbon, pensavo potresti apprezzarlo». L'espressione di Ethan si fece amara e Cassandra lanciò a Grant uno sguardo sevizio. «Stai esagerando». Grant replicò: «Siamo venuti qui per avere una discussione calma, interruppe, la sua voce tagliente come l'acciaio. «Sarebbe stato bello 6 settimane fa, prima che io sapessi del tuo progetto partner». La compostezza di Cassandra si frantumò. «Come hai fatto? Lo so tutto». Grant la interruppe. Si sporse in avanti con lo sguardo penetrante su ogni conversazione sussurrata, ogni bacio rubato, ogni bugia che aveva raccontato. Il silenzio che seguì fu soffocante, rotto solo dal suono dei bicchieri di Ethan che si incrociavano mentre li posava giù. Cassandra rimase congelata. La sua solita compostezza sicura crollava sotto lo sguardo inesorabile di Grant. Ethan si agitava accanto a lei, il suo esteriore lucido cominciava a incrinarsi. Grant si reclinò indietro, prendendo un lento sorso del suo bourbon, assaporando la tensione. «Sono curioso», iniziò Grant con voce fredda e deliberata. «Quanto tempo pensavi di poter andare avanti con questo?» La voce di Cassandra tremava mentre rispondeva. «Grant, non so di cosa stai parlando, è un malinteso». Grant emise una risata amara. «Un malinteso? Lasciami chiarire allora». Prese un fascicolo spesso dalla cassetta della tavolozza laterale e lo gettò sul tavolino da caffè. Le fotografie e i messaggi stampati si riversarono come un fottuto bagno. Ethan si sporse in avanti, il volto impallidendo mentre riconosceva le immagini. Cassandra ansimò, la mano volò verso la bocca. «Dove hai preso questi?» sussurrò. Il sorriso di Grant non raggiunse i suoi occhi. «Importa?» «Ciò che importa è che io so», disse. «Date di cena, il picnic del weekend al parco di Middlewoods, le ricevute degli hotel, e non dimentichiamo i messaggi di testo. Molto creativo, a proposito, mi piace particolarmente quello in cui lo hai chiamato la tua fuga. Era poetico». La compostezza di Cassandra si frantumò mentre le lacrime si accumulavano nei suoi occhi. Grant disse: «Per favore, lasciami spiegare». «Sono tutto orecchie», rispose. «Ma lasciami avvisare, qualunque scusa tu inventi, meglio che sia buona, perché ora tutto ciò che vedo è una donna che ha buttato via 30 anni di matrimonio per cosa esattamente?» Si rivolse a Ethan, gli occhi stringendosi. «E tu, qual è la tua scusa? Stai faticando a trovare amici nel Connecticut o speravi solo in una scorciatoia nella scala aziendale?» Ethan aprì la bocca per parlare, ma Grant alzò una mano per zittirlo. «Non importa quale fottuta scusa stai per sputare, risparmiatela, non sono interessato». Cassandra interruppe il silenzio, la voce tremante. «Grant, non so cosa dire, è stato un errore, un terribile stupido errore, non ho mai voluto ferirti». La risata di Grant era tagliente e priva di umorismo. «Un errore? Un errore è dimenticare di chiudere a chiave la porta, un errore è bruciare la cena, tradire. Non è un errore, è una scelta, una serie di scelte in realtà, e le hai fatte volontariamente. Ti amo ancora». Cassandra implorò con voce disperata. «Non ho mai smesso di amarti, questo...» «Non osare», scoppiò Grant con voce come una frusta. «Non osare sederti lì e insultare la mia intelligenza fingendo che questo sia stato solo un breve lapsus di giudizio. Capisci cosa hai fatto?» Ethan si spostò scomodo, schiarendosi la gola. «Signor Meadows, prendo piena responsabilità per la mia parte in questo». «Smettila di parlare», interruppe Grant con voce mortale calma. «Non puoi comportarti da idiota nobile qui. Sapevi che era sposata, sapevi esattamente cosa stavi facendo». Ethan inghiottì forte, il suo sfrontatezza crollando. Grant Rose si alzò dal suo posto con movimenti deliberati.
Pensi che tu e lei siate stati furbi a infilarsi dietro le mie spalle, ma ecco la questione sui segreti. Non rimangono sepolti, e ora è il momento di affrontare le conseguenze. Gli occhi di Cassandra si spalancarono. Cosa intendi? Grant non rispose, invece afferrò il telecomando della televisione e accese lo schermo. L'interfaccia di Zoom si accese e apparve un volto familiare, un uomo con capelli argentei in un completo elegante. Nathan Blake. «Bene vederti», disse Grant con tono cordiale. «Altrettanto», rispose Nathan. «Possiamo iniziare?» «Vai avanti», disse Grant indicando Cassandra ed Ethan che erano tutti orecchie. Nathan aggiustò i suoi occhiali. «Signora Meadows, il signor Meadows ha ufficialmente presentato domanda di divorzio questa mattina, per infedeltà. Le prove a sostegno di questa affermazione sono inconfutabili. Troverai il rapporto completo nella cartella di fronte a te, per quanto riguarda l'accordo prematrimoniale, rimane invalicabile. Lascerai questo matrimonio con esattamente quello che hai portato dentro e nient'altro». Il volto di Cassandra divenne rosso. «Grant, non puoi essere serio». «Oh, sono mortale serio», rispose Grant con tono gelido. «Hai fatto le tue scelte, Cassandra, ora devi viverle». Nathan continuò, impassibile alle proteste di Cassandra. Inoltre, il consiglio di Meadows Insurance ha votato all'unanimità per sollevarti dalla tua posizione di capo delle risorse umane con effetto immediato. Devi restituire tutte le proprietà aziendali, inclusa la tua auto e le carte di credito aziendali. Il tuo pacchetto di liquidazione è stato revocato. Il respiro di Cassandra si fermò, le mani tremanti. «Non puoi fare questo! Ho costruito quel dipartimento e ho costruito questa azienda!» Grant interruppe. «Eri solo passeggero». Prima che Cassandra potesse rispondere, Grant avviò un'altra chiamata. Questa volta il volto di una donna riempì lo schermo. Bionda, occhi acuti e furiosa. «Jessica Callahan!» disse la donna freddamente. «Ethan, sorpresa!» La faccia di Ethan mostrò sorpresa. «Jessica, te la salvo!» replicò. «Ho già parlato con l'investigatore che il signor Meadows ha assunto. Ho visto tutto. La relazione con sua moglie, le altre prima di lei». «Sì, Ethan, so tutto su di loro. I documenti del divorzio sono già in viaggio e per la custodia delle ragazze non pensare nemmeno di combattere con me». Ethan aprì la bocca per protestare, ma Jessica lo interruppe. «Hai distrutto abbastanza vite, Ethan. Non rendere questo più difficile di quanto debba essere». Ethan crollò sul divano, il volto arrossato dal peso delle parole di Jessica, combinato con lo sguardo inesorabile di Grant, sembrava schiacciarlo. Nel frattempo, Cassandra rimase congelata. La bocca si apriva e chiudeva come se le parole potessero salvarla, ma nessuna parola poteva annullare la devastazione che Grant aveva scatenato. Grant raggiunse di nuovo il telecomando con movimenti deliberati. «C'è un'ultima chiamata che devo fare», disse con tono calmo ma colmo di anticipazione. Cassandra si alzò di scatto dal divano, il volto pallido per il panico. «No, per favore, Grant, qualunque cosa sia, non!» Ignorandola, Grant premette un pulsante e lo schermo si riaccese un'altra volta. Questa volta apparve una donna più giovane, con lunghi capelli castano ramato legati indietro, tratti acuti indiscutibilmente simili a quelli di Grant. Megan, la loro unica figlia. «Ehi, papà», disse Megan con calore, il sorriso vacillante mentre notava la tensione nella stanza. «Cosa succede?» Cassandra barcollò all'indietro, le mani tremanti. «Megan, tesoro, non...» Megan rispose bruscamente, la voce improvvisamente fredda. «Non osare chiamarmi così». Grant si reclinò nella sua sedia, l'espressione incomprensibile. «Megan, tua madre ha qualcosa che deve spiegare». Megan incrociò le braccia, l'espressione dura. «Lo so già, ho sentito tutto e intendo tutto». Il volto di Cassandra si frantumò. «Megan, per favore, risparmiatelo, mamma!» Megan interruppe con voce tremante di rabbia. «Hai idea di cosa hai fatto? Cosa hai fatto passare a papà? Cosa hai fatto passare a questa famiglia? Sei una bugiarda egoista e disgustosa». Cassandra si sedette sul divano, singhiozzando apertamente. «Megan, non è così semplice, non capisci?»
«Oh, capisco perfettamente», rispose Megan. «Capisco che hai distrutto questa famiglia. Capisco che hai tradito l'unica persona che è sempre stata lì per te. E capisco che sei una codarda che si nasconde dietro scuse e incolpa tutti tranne te stessa». Grant permise allo scambio di continuare, la stanza pesante con i singhiozzi di Cassandra e le accuse furiose di Megan, ma non aveva ancora finito. Mentre Cassandra si frantumava ulteriormente sotto il peso delle parole della figlia, Grant si rivolse a Ethan. «Per te», iniziò con voce bassa e mortale, «non sei solo un traditore, sei una frode. Hai mentito a lei, a tua moglie, a tutti intorno a te e ora pagherai». Ethan si irrigidì. «Grant, so che sei arrabbiato, ma non hai idea». Grant lo interruppe, tirando fuori una seconda cartella e facendola scivolare sul tavolo. «Questo è un dossier completo sulla tua vita, le tue finanze, i tuoi affari loschi, i tuoi viaggi di lavoro discutibili, è tutto lì. Entro lunedì ogni dettaglio sarà nelle mani del consiglio della tua azienda, dell'associazione locale degli avvocati e, di alcuni mezzi di informazione che amerebbero una storia come questa». Il volto di Ethan divenne cremisi. «Non puoi fare questo». «Oh, posso», rispose Grant in modo fluido, «e lo farò». Mentre l'orologio si avvicinava alle 6 del pomeriggio, Grant Rose si alzò dalla sua sedia con movimenti stabili e deliberati. «Sto uscendo per cena», annunciò, rivolgendosi a Cassandra. «Quando tornerò, mi aspetto che tu e tutte le tue cose siano sparite. Non prendere nulla che non ti appartiene e non pensare di tornare, questa casa è mia». Cassandra lo guardò, il volto imperlato di lacrime e disperazione. «Grant, per favore, non fare questo». Ma lui non rispose. Invece si voltò verso Ethan e disse: «3 giorni, è tutto il tempo che hai per andartene da questo stato. Se sarai ancora qui entro lunedì, mi assicurerò che te ne pentirai in modi che non puoi immaginare». Ethan aprì la bocca per protestare, ma Grant lo zittì con uno sguardo. «Non mettimi alla prova». Mentre Grant si avvicinava alla porta, si fermò, lanciando un ultimo sguardo alla coppia frantumata. «Buon fine settimana a New York», disse con voce piena di derisione. «Ho sentito che il tempo dovrebbe essere incantevole». Con ciò uscì fuori. Il peso della confrontazione si alleggerì leggermente dalle sue spalle. Non aveva finito, neppure lontanamente. Ma per ora aveva fatto il suo punto, il percorso avanti era chiaro. E lo avrebbe percorso da solo, più forte, più saggio e libero dalle catene che Cassandra gli aveva imposto. Con l'aria frizzante della sera, Grant uscì nel vialetto, le mani ferme nonostante la tempesta che imperversava dentro di lui. Entrò nella sua auto, il sedile in pelle scricchiolando sotto il suo peso, e espirò profondamente. Stasera non si tratta di piangere il passato, ma di abbracciare il futuro. Mentre si allontanava, la casa si fece più piccola nel suo specchietto retrovisore, simbolo della vita che stava lasciando indietro. Aveva già fatto una prenotazione per cena in una tranquilla steakhouse del centro. Era un posto che frequentava nei suoi giorni più giovani, molto prima che Cassandra entrasse nella sua vita e cambiasse tutto. A casa il caos regnava. Cassandra sedeva sul divano, le mani strette sui documenti del divorzio, come se la pura forza di volontà potesse farli sparire. Ethan stava vicino alla finestra, il telefono all'orecchio, ma la chiamata fu breve, terminando con un ringhio frustrato. «Cosa dovrei fare ora?» Cassandra sussurrò con voce tremante. «Ethan!» Ma Ethan non rispose immediatamente, il suo volto arrossito, il suo solito aspetto composto che si disfaceva. «Non so, Cassandra. Ho i miei problemi ora grazie a questo disastro. La mia carriera è appesa a un filo». Cassandra sbatté la testa verso di lui, gli occhi stringendosi. «La tua carriera. Ti preoccupi della tua carriera. La mia intera vita sta cadendo a pezzi per colpa tua». Ethan alzò le mani. «Per colpa mia. Non incolpare tutto su di me, Cassandra. Hai fatto le tue scelte». «Esci», sibilò, la voce bassa e velenosa. Ethan si irrigidì. «Come ho detto, esci». «Get out!» gridò con voce incrinata dall'ira. «Hai fatto abbastanza danni, basta». Per un momento Ethan rimase lì, sbalordito, poi senza un'altra parola prese il cappotto e uscì arrabbiato, sbattendo la porta dietro di sé.
La cena di Grant fu soddisfacente quanto simbolica. La succulenta bistecca, abbinata a un bicchiere di whisky, sembrava il primo vero indulgenza che si era permesso in anni. Non stava solo assaporando il pasto, stava assaporando la sua libertà. Dopo cena, guidò verso la riva del fiume, parcheggiando l'auto e uscendo per ammirare le luci della città riflesse sull'acqua. Per la prima volta in settimane si concesse un momento di pace. La confrontazione era stata brutale, sì, ma anche necessaria. Aveva ripreso il controllo della sua vita, una vita che stava sfuggendo via pezzo dopo pezzo da troppo tempo. La mattina seguente, Cassandra si svegliò in una casa vuota. Ethan se n'era andato, i suoi effetti personali rapidamente imballati e sparsi. Il silenzio era assordante. Guardò l'orologio, il terrore che si insinuava dentro di lei mentre si rendeva conto di dover affrontare la realtà della sua situazione. Alle 10 del mattino, il suo telefono vibrò incessantemente con chiamate e messaggi. Il suo datore di lavoro, i suoi amici, persino i suoi genitori. Le notizie della confrontazione si erano diffuse più velocemente di quanto avesse previsto. Grant non era stato discreto e i risultati dell'investigatore privato cominciavano a circolare tra i suoi colleghi. Le pareti si chiudevano su di lei e lei era impotente a fermarle. A mezzogiorno, un bussare alla porta la fece sobbalzare. Esitò prima di aprirla per trovare un corriere con una busta. Dentro c'era un avviso formale dal suo datore di lavoro. Licenziamento immediato. Il petto le si strinse mentre leggeva le parole. Tutto stava scivolando tra le sue dita. La situazione di Ethan non era molto migliore. La sua azienda aveva convocato una riunione d'emergenza quella mattina per discutere le prove che Grant aveva inviato loro. Alle 3 del pomeriggio la sua posizione era stata terminata e il suo nome era stato pubblicato in un avviso inviato all'Associazione Locale degli Avvocati per condotta non etica. Era stato effettivamente inserito nella lista nera. Tornò al suo appartamento solo per trovare Jessica ad aspettarlo, il suo sguardo glaciale che lo trafiggeva come una lama. «Sono venuta a prendere l'ultimo dei miei effetti», disse freddamente passandogli accanto. «Jessica, per favore», iniziò, ma lei alzò una mano per zittirlo. «Niente più menzogne, Ethan. Tu hai distrutto abbastanza vite. Le ragazze ed io rimarremo in Michigan e tu rimarrai fuori dalle nostre vite permanentemente». Le sue parole lo colpirono più di quanto avesse previsto. Mentre se ne andava, Ethan si sedette sul bordo del suo letto, la testa tra le mani. Per la prima volta in anni sentì il peso delle sue azioni schiacciarlo, soffocarlo. Nel frattempo, Grant si concentrò sulla ricostruzione della sua vita. Si immerse nel suo business, rivitalizzando la passione che un tempo aveva per l'azienda che aveva costruito da zero. I suoi dipendenti notarono immediatamente il cambiamento. Era più coinvolto, più motivato e stranamente più in pace. Si riconnetteva anche con vecchi amici, persone con cui aveva perso contatto nel corso degli anni. Un gioco di poker settimanale divenne un rituale, un'opportunità per rilassarsi e ridere senza il peso del suo fallito matrimonio che lo opprimeva. Lentamente, ma sicuramente iniziò a guarire. Mesi dopo, Grant si trovava in un caffè a sorseggiare il suo caffè quando vide Cassandra passare. Sembrava stanca, più anziana di quanto ricordasse, ma c'era un barlume di riconoscimento nei suoi occhi quando lo vide. Esitò, poi si avvicinò a Grant. «Possiamo parlare?» disse dolcemente, la voce incerta. Lui posò il caffè e la guardò con calma. «Cosa c'è da dire?» «Mi dispiace», disse con le lacrime negli occhi per tutto. Grant annuì, l'espressione incomprensibile. «Ho già sentito questo. Quello che non ho sentito è cosa hai fatto per rimediare». Il silenzio fu risposta sufficiente. «Spero che tu possa trovare la pace, Cassandra», disse, alzandosi per andarsene. «Ma la mia vita non ti include più», aggiunse. Mentre si allontanava, provò una strana sensazione di sollievo. Il capitolo era chiuso e per la prima volta in anni il futuro sembrava suo. Cosa faresti tu se scoprissi il segreto più oscuro del tuo coniuge? Condividi le tue riflessioni nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per altre storie emozionanti come questa.
La tua partecipazione è importante per noi.